Secondo la mia opinione, non c'è una persona al mondo che non sia venuta in contatto con una qualche forma d'arte e non c'è una persona al mondo che non sia stata profondamente toccata da un'opera d'arte. Che sia un dipinto, un libro, un film, una canzone, ognuno di noi può identificare un'opera d'arte che possiede un posto speciale nel proprio cuore, che ha formato una parte del proprio carattere, che ha cambiato fino alle fondamenta i propri gusti, che magari ha segnato tutto un periodo della propria vita. Personalmente penso che il videogioco fa parte di queste forme d'arte che possono avere un enorme potere su una persona ed è una di quelle forme d'arte che più ha segnato la mia vita finora. Ci sono giochi che terrò per sempre con me nel mio cuore, che hanno effettivamente caratterizzato un periodo della mia vita, ma quelli che veramente considero parte della mia persona, quelli che hanno forgiato il me di oggi, si possono contare sulle dita di una mano. The Last of Us è uno di questi. Prima di tutto, per cercare di far capire quello che è il mio amore per questo titolo, per ciò che rappresenta, cercherò di riassumere e contestualizzare quella che è stata la mia esperienza con il primo gioco. Come ho già detto, i videogiochi hanno sempre fatto parte del mio quotidiano. La mia infanzia l'ho passata come molti altri ragazzi della mia età davanti a una PlayStation 2. E ricordo che i giochi che giocavo più all'epoca erano Budokai Tenkaichi 3, PES 2006 con mio fratello, Lego Star Wars, Prince of Persia e il sempreverde GTA San Andreas. Certo, era PEGI 18, ma sono piuttosto sicuro che la maggior parte di coloro che hanno giocato a San Andreas erano più o meno della mia età, magari un poco più grandi, ma sempre sotto i 18. In ogni caso, passavo le mie giornate, le mie serate giocando principalmente a questi titoli, finché poi la PlayStation 2 si ruppe e passai alla Wii. Oltre ai sempreverdi Wii Sport, Wii Sport Resort, Mario Kart e compagnia bella, mi si mano su Skylanders, da Spyro's Adventure fino a Swap Force. Sono giochi per bambini, ma alla fine io ero quello e mi ci divertivo un casino. I personaggi erano intriganti, alcuni livelli erano difficili e i rompicapi mettevano veramente in moto il tuo cervello. Hanno segnato quello che è stato il mio passaggio dalle elementari alla prima e seconda media. Poi, grazie all'insistenza di mio fratello, mettemmo mano su una PlayStation 3. I nostri primi giochi erano ovviamente GTA 5 e PES 2014, quasi come se fosse un revival della nostra infanzia. Da lì in poi misi mano su giochi come Far Cry 3, Star Wars Il potere della forza e non passò molto tempo prima che giocai per la prima volta a The Last of Us. Non ero mai stato nella mia vita un appassionato di horror e ai tempi The Last of Us mi parve un horror vero e proprio. All'inizio ero abbastanza restio a giocarlo, ma fui catturato dalla storia e dai personaggi e alla fine divenne il mio gioco preferito. Immaginate un dodicenne cresciuto da una parte con la trivialità di GTA e dall'altra con la spensieratezza di Skylanders che si immerge in questo mondo maturo, grezzo, sull'orlo del collasso, in cui i personaggi non si dividono nettamente in buoni e cattivi, ma sono tutti grigi, pieni di difetti, ma anche pieni di amore da dare. Personaggi che perdono, che si infuriano, che commettono atti oltre l'inimmaginabile. Il dodicenne che si immerge in questo mondo non ne può uscire allo stesso modo. Non sto mica dicendo che dopo aver giocato The Last of Us sono diventato una sorta di edgy kid con una buona dose di misantropismo, più che altro questo gioco ha messo in moto i meccanismi della mia maturazione. E non solo magari maturazione cerebrale, sociale, ma anche e soprattutto maturazione artistica. Questo gioco mi ha profondamente segnato da questo punto di vista. Ha mutato e fatto mutare radicalmente i miei gusti e il mio pensiero. Mi ha messo davanti una storia complessa, personaggi complessi, che magari non ho compreso fin da subito, ma col tempo, facendomi appunto maturare. E di ciò gli sono e sarò per sempre grato. Adesso spero che abbiate potuto capire l'enorme affetto che provo per questo nome, un nome che, se vogliamo abbandonarci a mielosi poetismi, è scolpito veramente nel mio cuore. Avanti negli anni ovviamente ero in super hype per il sequel, gioivo al solo pensiero e quando uscirono i primi trailer, i primi gameplay, decisi di non guardarli. Volevo gustarmi il gioco partendo da zero e quando ci fu la possibilità di preordinarlo, lo feci subito. Preordinai addirittura l'edizione con la Steelbook, la quale contiene pure uno stupendo artbook. Per farvi capire quanto tenevo a questo sequel, diciamo che postoro ho prenotato solo 2 giochi nella mia vita, DCDNT e The Last of Us 2.
A DCDNT ci tenevo pure tantissimo, perché è seguito di DC The Decim, il quale segnò più o meno gli stessi anni della mia vita che segnò il primo The Last of Us, seppure in maniera minore. Poi, certo, DCDNT faceva così tanto cagare, la mia delusione fu talmente cocente che indirettamente mi fece temere per The Last of Us 2. Anche se non più di tanto, devo ammettere che ho proprio dato la mia completa fiducia a Naughty Dog, sicuro al 99% che non avrebbero fatto grandi cagate. E non mi hanno deluso. Il gioco non mi ha deluso. Ora, questa potrà sembrarvi un'asserzione piuttosto assoluta e affrettata, ma per quanto mi riguarda, The Last of Us 2 è il miglior sequel che il primo The Last of Us potesse mai avere. Sono sicuro anche del fatto che circa l'85% delle persone non potrà mai e poi mai concordare con me, ma sapete che c'è? Va bene così. Quando per la prima volta finì il gioco e andai online per vedere cosa ne pensasse la gente, devo ammettere che rimasi sorpreso nello scoprire che una grandissima fetta di pubblico è rimasta letteralmente disgustata da questo titolo. Ma 5 secondi dopo capì e ricollegai questo generale disgusto a quella sensazione dolce amare che alla fine provai finendo il gioco. D'altronde, appena dopo i titoli di coda pensai: non posso rigiocarlo, non subito, devo aspettare un po' di tempo, non ce la farei. Ebbene, dopo quasi un anno l'ho rigiocato, l'ho rifinito e sono qui per cercare di trasmettervi in maniera assolutamente pacata quelle che sono state la mia esperienza e le mie riflessioni su The Last of Us parte 2. Partirei dal punto più semplice e sicuramente meno controverso: gameplay e grafica. Alla base del primo titolo stava un gameplay in realtà molto semplice. Il gioco ti metteva di fronte a livelli divisi in aree tranquille da esplorare per trovare risorse o manufatti e aree ricolme di nemici, infetti o umani, i quali potevano essere affrontati a viso aperto, furtivamente, o in alcuni casi si potevano direttamente evitare. Avevi diverse armi, alcune rumorose, altre ti aiutavano a non allarmare i nemici, alcune te le potevi fabbricare con le risorse a disposizione, altre no. Fine. Come vedete, il concept di fondo era semplice, ma faceva parte anche del suo fascino. Il gameplay era sì facile da comprendere, ma il concept sul quale girava era talmente reso bene da risultare sempre e comunque coinvolgente e immersivo. La grafica invece era considerata rivoluzionaria per i suoi tempi, e nonostante adesso sia ovviamente invecchiata, fa comunque la sua porca figura. Ciò perché la bellezza e il realismo degli ambienti era accoppiata ad un art design eccezionale, panorami mozzafiato sia grandi e maestosi che piccoli e intimi, in ogni caso con colori abbinati perfettamente fra loro. Ovunque ti giravi sembrava di essere dentro a un film. Questi due aspetti, come ho già detto, sono i meno controversi dal secondo capitolo, e non è certamente stupido asserire che siano solo migliorati rispetto al primo gioco. La divisione in livelli c'è sempre, anche se ho notato che i livelli di esplorazione sono un po' più grandi. Un piccolo ma sostanziale cambiamento lo si ha nel sistema di combattimento corpo a corpo, nel quale c'è, a differenza del primo, la schivata. Come ho già detto, è un piccolo cambiamento, ma è qualcosa che rende il combattimento ancora più coinvolgente e cinematico, questo anche grazie alle stupende animazioni. Ci sono inoltre più armi divise fra i due personaggi che si usano, e una cosa interessante che mi ha fatto un sincero piacere notare è che sia Joel del primo The Last of Us che Ellie e Abby nel sequel hanno una loro identità ben distinta, anche nel modo in cui giocano, nelle armi che usano. I modi in cui affrontare i pericoli che gli sviluppatori ti inducono ad utilizzare riflettono le caratteristiche e le personalità di ogni singolo personaggio. La grafica invece è innegabilmente travolgente. Il realismo si spreca sia nei volti e nelle espressioni dei personaggi che negli edifici e nei sotterranei. Guardare i vari modelli nella sezione a loro dedicata è decisamente un must, specialmente per i modelli degli infetti che, si commentano da soli. Quello però su cui mi vorrei soffermare è la resa dell'ambientazione. Gran parte del gioco è ambientata in questa Seattle devastata, caratterizzata da un clima umido e piogge frequenti. E ragazzi, queste piogge
io le ho sentite. Ho sempre giocato a questo gioco utilizzando le cuffie e l'audio avvolgente insieme alla resa spettacolare dell'acqua, di queste piogge, di questo soffocante clima umido mi ha letteralmente fatto sentire freddo, nonostante la mia stanza fosse tutt'altro che fredda, specialmente nel capitolo in cui Ellie è costretta ad utilizzare la barca. Tutta quella parte mi ha fatto sentire a disagio. Da una parte per tutto il miscuglio scombinato di emozioni che Ellie provava in quel momento, che sono portate all'attenzione del giocatore attraverso piccoli ma importanti dettagli. Dall'altra parte, proprio a causa di questa pioggia torrenziale, che si dimostra essere, anche grazie all'innegabile potenza tecnica, la perfetta ambientazione di questo gioco. Come ho già detto, però, questi due aspetti sono i meno ambigui e nonostante ci possa provare, trovo inutile rifletterci più di tanto. Questo perché, sì, si sono rivelati fondamentali nello stabilire il mio enorme gradimento della mia esperienza, ma non sono la portata principale. Il punto forte del primo capitolo, il motivo per cui da molti è stato elevato a titolo di capolavoro, è la storia. Gli eventi tragici, ambigui, i personaggi complessi, il modo in cui tutto è narrato. The Last of Us Parte 2 non fa eccezione, anche se non si limita a narrare una bella storia, vuole anche testare la pazienza del giocatore. Di solito il modo in cui una storia e un protagonista vengono narrati ti porta ad empatizzare proprio col protagonista, con la sua causa, con la sua storia, con i suoi dolori e con le sue gioie. Raramente invece si osa qualcosa di più. Raramente si fa vedere un personaggio protagonista di una sua storia quasi come un antagonista. Raramente si mostrano i suoi difetti senza alcun tipo di filtro. Quando ciò accade, l'empatizzare con quel determinato personaggio è completamente dato alla scelta/tolleranza dello spettatore. Questo tipo di opzione narrativa spesso crea opere o personaggi ambigui, il cui gradimento tende ad essere estremamente positivo o estremamente negativo. Raramente ci sono vie di mezzo. Un esempio che mi viene in mente è quello di Sasuke Uchiha nella gran parte di Naruto Shippuden. Le sue motivazioni, i suoi pensieri molto raramente vengono esplicitati direttamente, pertanto le azioni e le scelte che compie, spesso ambigue, sono dati all'interpretazione dello spettatore, il quale può empatizzare o meno con Sasuke. Data questa ambiguità e il ruolo abbastanza grande che possiede all'interno della storia generale, spesso i pareri a suo riguardo sono opposti. O è il personaggio preferito o lo si odia con tutto il cuore. Un altro esempio può essere, lo so, è un po' più classico, la Medea di Euripide. Insomma, lei è questa donna che, ingannata e tradita dal marito Giasone, il quale stava per sposare un'altra donna, decide in un attacco di follia di uccidere i figli suoi e di Giasone, come per ripicca. L'atto di per sé è chiaramente moralmente dubbio, se non direttamente infimo, ma il personaggio che lo compie, anch'esso moralmente dubbio, è il protagonista della storia. Non è un dettaglio che abbellisce il tutto, un cattivo della storia che viene e poi se ne va. Medea è il personaggio principale e in scena sono messe a nudo le sue ambiguità, le sue cicatrici e sta proprio allo spettatore empatizzare con lei. Il gradimento dell'opera è proprio dato da questa operazione che può anche non avvenire. È chiaro infatti come da questo genere di opere e personaggi ambigui non può che risultarne un riscontro altrettanto ambiguo. Vi dirò la verità, per grandissima parte di Naruto Shippuden io ho odiato Sasuke, non sono riuscito ad empatizzare con lui, non sono riuscito a giustificare le sue scelte e le sue azioni. Pertanto, quando l'anime mi metteva davanti le sue scene in cui lui era protagonista, provavo un sincero fastidio. Il personaggio di Medea allo stesso modo non mi è piaciuto. Oltre a comprendere il valore storico e sociale dell'opera, non sono mai riuscito a farmi piacere il personaggio. E quando sento gente poetizzare in modo tragico la legittimità delle sue azioni, mi viene solo da ridere. Però sicuramente vi potreste chiedere come sono finito a parlare di Sasuke e Medea in un video di The Last of Us. Lo trovo strano anch'io, ma l'ho fatto perché questa ambiguità è proprio il concetto su cui si fonda The Last of Us 2 ed è anche, a mio parere, il motivo per cui a molta gente non è piaciuto. E vi dirò la verità, non me l'aspettavo. Non mi aspettavo che si fondasse proprio su questo concetto. Mi aspettavo una revenge story, una love story magari, ma non mi aspettavo questo. Probabilmente nessuno se l'aspettava, ma direi di partire da ciò che la gente invece si aspettava. La morte di Joel. Era, prevedibile.
Nonostante quel trailer iniziale dove parlava con Ellie, era piuttosto ovvio che doveva morire, ovvio come la morte di Luke in episodio 8. Aspettarsi qualcosa di diverso era da idioti e fortunatamente non sono stato un idiota, ma non per questo è stata meno dura. Mi sembra scontato dire che Joel sia un personaggio a cui ho tenuto e tuttora tengo molto. La parte finale del primo The Last of Us in cui letteralmente condanna l'intera umanità per salvare Ellie è quella che l'ha consacrato al rango di personaggio iconico nel mondo dei videogiochi. E questa azione, perdonate il mio ripetermi, è ambigua. Joel condanna l'intera umanità, ma lo fa per amore perché in Ellie vede una figlia, la figlia che ha perso, una figlia che non ha intenzione di scambiare per letteralmente niente al mondo. Ho sentito online molta gente condannare e assolvere questo atto e parlando della sua morte con un mio amico quest'ultimo mi disse: un po' se lo meritava, è stato un po' un pezzo di merda. Lo disse in mezzo alla discussione, in modo un po' goliardico, in un contesto di ilarità, ma continua ad essere un'affermazione con la quale non riesco ad essere né completamente in accordo né completamente in disaccordo. Da una parte quello che ha fatto è di una gravità inenarrabile. Ha rubato il destino di Ellie da sotto le sue mani, cosa per la quale lei rimane giustamente ferita e ha condannato così l'intera razza umana per quello che alla fine è soltanto il suo ego. Si potrebbe discutere molto di quanto il suo affetto per Ellie sia sincero e di quanto sia invece il risultato dei suoi traumi, ma questo genere di discussioni possono solo finire in punti morti, grigi, in cui la verità sta un po' in mezzo. L'unica cosa certa è che Joel è un padre e che è convinto che ciò che ha fatto sia legittimo, seppur terribile. D'altronde lui stesso dice: Se il Signore mi concedesse di rivivere quel giorno, lo rifarei. Rifarei lo stesso. al di là della zona morale grigia in cui questo antieroe cade, un'altra cosa è certa: nessuno può essere rimasto indifferente di fronte alla sua morte. C'è chi ha provato rabbia per la presunta illogicità di tale evento, chi ha provato una furia cocente nei confronti di Abby, chi ha provato tristezza, chi disgusto, chi come me ha fatto una faccia strana, più o meno come questa. La faccia di chi è soddisfatto di se stesso per aver predetto un evento, ma allo stesso tempo triste perché l'evento predetto non è affatto felice. Inoltre, dentro di me c'era questa sottile nota di disgusto che non ha fatto altro che aumentare e aumentare di dimensioni. Questo perché Joel è morto male. Joel, il protagonista del primo capitolo, l'eroe della sua storia, ha sofferto una morte dolorosissima, cruenta, indegna. Anche questo è abbastanza inusuale. La morte dell'eroe è ovviamente un momento tragico e importante in ogni storia, e come tale si è solito renderla quanto più dignitosa possibile, in modo da mettere a proprio agio lo spettatore, ma nel mondo di The Last of Us questa regola viene sovrastata da un'altra. In questo mondo i buoni sentimenti non vengono premiati. Pensandoci, non è nemmeno una cosa che dovrebbe stupirci. Il mondo di The Last of Us è ben poco poetizzato, è molto cruento e più volte ci ha mostrato come anche i buoni sentimenti, le buone persone possono avere morti disonorevoli, fine indegne. Ci ha mostrato come anche i sacrifici più grandi possono comunque risultare miseri. Tutto questo ben prima della morte di Joel. Questa consapevolezza però non rende l'evento meno doloroso. Anzi, il gioco non fa che aumentare e nutrire questa sensazione facendoci assistere al tutto dal punto di vista di Ellie. La prima volta che vidi questa scena non pensai che lei sapesse di tutto ciò che Joel fece all'ospedale. Pensai che l'avrebbe dovuto scoprire durante il corso della storia e pertanto la scena in cui assiste alla morte di Joel mi sembrò semplicemente triste, esattamente come immaginai dovesse essere. Quando però scoprì che Ellie venne a conoscere la verità molti anni prima, quella scena, così come tutta la storia, assunse una nuova aura, ben più complessa. Là, in quella stanza, le morì davanti suo padre. Il padre che però le aveva derubato del suo destino. Il padre che forse in fondo non aveva mai perdonato. Da quel punto in poi comunque pensai fosse una semplice revenge story. Un viaggio per vendicare Joel ma anche per poterlo perdonare. Tuttavia non fu esattamente così. Il gioco non cerca di instillarti un profondo senso di ira, ma
di angoscia, di miseria, oserei dire. Ti fa capire che la vendetta di Ellie è qualcosa di trascinato e più volte ho pensato: Ellie, fermati. Il primo momento in cui questo pensiero si è fatto estremamente vivo nella mia mente è stato all'ospedale dei lupi, al momento dell'uccisione di Nora. Quell'uccisione è stata cruenta, alla stregua di quella di Joel. È stata una vera e propria tortura, la cui intensità mi scosse profondamente, facendomi riflettere sul personaggio di Ellie, facendomi riflettere su quanto veramente volesse continuare in questa sua disavventura. Mi era ben chiaro come tutto ciò non le stesse facendo bene, anzi, proprio a causa dell'uccisione di Nora rimase traumatizzata. Sicuramente perché in quei crudi e terribili momenti non poteva fare altro che vedere Joel. Il secondo momento di riflessione l'ho avuto quando Ellie e Jessie si sono divisi. Jessie andò a cercare Tommy, Ellie a cercare Abby. Da lì fu tutto un climax di angoscia e miseria per me. Ellie stava per compiere l'errore più grande, sacrificare coloro che amava in nome della sua vendetta. E più andava avanti, più nemici uccideva, più questa terribile pioggia torrenziale si faceva forte, più io pensavo: torna indietro. Il mio affetto per il personaggio di Ellie è grande, al pari di quello che ho per Joel. Forse per questo suo animo infantile che l'accompagna anche nella sua età adulta. Nel primo The Last of Us e nei flashback del secondo lei è solo una ingenua ragazzina che in fondo vorrebbe solo vivere nel mondo prima del Cordyceps. Come ci mostrano i flashback del secondo, lei vorrebbe diventare un astronauta, e a tal proposito vorrei solo dire quanto quei flashback siano stati un'ottima idea per diverse ragioni. Una di queste ragioni è il puro mostrarci Joel ed Ellie insieme, non impegnati a sopravvivere ma a mantenere un rapporto padre-figlia, con alti, bassi e bassissimissimissimi. Ma non sono solo mero fanservice, servono a delineare meglio il contesto emotivo nel quale Ellie si muove, servono ad impreziosire i brutti momenti, i momenti che noi viviamo nel presente, in cui Ellie cerca di vendicarsi. Il momento in cui la sua barca si rompe e lei, invece di tornare indietro, sfida il mare in tempesta, rifiutandosi di arrendersi. Questa sua determinazione però non viene premiata. Abby non è presente all'acquario ed Ellie finisce per fare qualcosa di tremendo. Dimmi dov'è il cazzo! Owen! I rimandi in questa scena sono piuttosto ovvi, ma ritengo comunque doveroso specificarli. Ellie prova ad interrogare Owen e Mel alla maniera di Joel, ma fallisce miseramente. Probabilmente perché non risulta autoritaria, direi. È provata psicologicamente, si fa trascinare dalle emozioni, perde il controllo e uccide i due, scoprendo quindi che Mel era incinta. Il mio stato in quel momento era di puro dispiacere. Percepivo che qualcosa sarebbe andato male, ma non mi immaginavo così tanto. È chiaro che in Mel lei rivede Dina ed è anche più chiaro che quella è la goccia che fa traboccare il vaso. Ellie non può più andare avanti, non può più mettere i suoi desideri di fronte ai bisogni delle persone amate. E anche Tommy, probabilmente desideroso di vendetta tanto quanto Ellie, è costretto ad affrontare la necessità di tornare indietro. Ma ormai è troppo tardi. Ogni azione ha una sua conseguenza. Jesse, alzati! Sulle mani o sparo anche a questo! Non ascoltarla, Ellie! Va via da qui! In piedi! Forza! Non provarci, cazzo! Chiudi quella foglia! A questo punto, un po' come tutti, sono rimasto sorpreso. Non avevo la benché minima idea di come poteva andare la storia, ed ero onestamente spaventato per Ellie. E poi... ecco Abby. Finisci la terza giornata di Ellie a Seattle in un turbinio di emozioni, e cosa fa il gioco? Ti mette di fronte a un personaggio che fino a quel momento ti hanno praticamente detto di odiare. È il personaggio che ha ucciso Joel in maniera orribile e indegna, il personaggio fonte di traumi per la nostra povera Ellie, fino a pochi minuti prima l'assassina di Jessie, e adesso siamo noi. Noi siamo Abby. Non penso ci sia stato uno come un giocatore che non abbia provato una profonda rabbia.
D'altronde, per molti questo punto è stato quello che ha fatto affondare il gioco. Molti non ce l'hanno fatta, non sono riusciti a farsi piacere il personaggio di Abby, non sono riusciti a giocare con lei e magari quelli che ce l'hanno fatta si sono impegnati solo e solamente per vedere come finiva la storia di Ellie, per vedere magari Abby morta o anche solo per finire il gioco e ammettere con la coscienza pulita che The Last of Us Part 2 fa schifo. E sapete che c'è? Di nuovo, va bene così. È normale. Ricordate quando vi parlavo del concetto di ambiguità in una storia? Si riallaccia tutto a questo preciso istante. Abby, esattamente come Sasuke, esattamente come Medea, è un personaggio ambiguo. Esattamente come quei personaggi, lei ha fatto cose verso le quali lo spettatore non può rimanere indifferente. Cose che semmai alimentano solo odio. Ed esattamente come quei personaggi, Abby è protagonista della sua storia, narrata dal suo punto di vista. Prima era solo un antagonista, ma adesso è molto di più. Tuttavia, lei, rispetto a Medea e Sasuke, è ancora più speciale. Perché? Beh, perché è in un videogioco. Quando guardiamo Naruto, una rappresentazione di Medea, noi, guardiamo. L'interazione, la fruizione dell'opera artistica si conclude là. Ma un videogioco opera in maniera sostanzialmente diversa. Il videogioco richiede un'interazione più diretta, siamo noi a dover muovere i suddetti personaggi, ad aiutarli nelle loro missioni. Questo tipo di interazione ha anche dato a vita a peculiari tipi di personaggi. Alcuni dei protagonisti più iconici della storia dei videogiochi sono infatti silenti. Vediamo tutti in prima persona e la loro presenza è spesso molto labile perché si interlaccia con noi videogiocatori. In questo modo siamo estremamente coinvolti nelle vicende. Quasi ci identifichiamo con quei personaggi, siamo noi i protagonisti. L'estremo di questa tecnica di coinvolgimento lo si ha spesso nei GDR in cui creiamo direttamente il nostro personaggio, creando implicitamente anche un carattere, a volte magari delle storie. Un'altra tecnica simile è la possibilità di scelta. Giochi nei quali i personaggi non sono per nulla silenti, ma il cui carattere e le cui azioni sono modellate dal videogiocatore. Questo tipo di personaggi ha sì qualcosa di prestabilito, un punto di partenza, ma sono malleabili. Ci potrà essere un Geralt di Rivia originale, un'idea comune, ma di fatto ci sono infiniti Geralt di Rivia, tanti quanto i videogiocatori. Se ci pensate, questa malleabilità di storie e personaggi è qualcosa di specifico ai videogiochi. Nessun'altra forma d'arte può vantare un così grande potenziale di coinvolgimento e immedesimazione del fruitore. Tuttavia, The Last of Us, sia il primo che il secondo, non sono così. Semmai è il completo opposto. In The Last of Us è tutto molto cinematografico. Perfino il gameplay e i personaggi non fanno eccezione. Si evolvono, mutano, ma sono fuori dal nostro controllo. Come tali, quindi, è importante che al giocatore piacciono, perché è proprio lui quello a tenerli in vita, a muoverli, a farli andare avanti. Detto ciò, spero di avervi cominciato a farvi comprendere quanto Abby sia problematico come personaggio, da un punto di vista narrativo. Come giocatori abbiamo imparato molto velocemente a odiarla, ma adesso dobbiamo tenerla in vita? Questo è difficile. Perché mai dovrei affezionarmi ad Abby? È la domanda che a molti sarà sorta in mente. La risposta che personalmente mi sono dato io è perché è un personaggio che già conosciamo. La tecnica dei flashback sarà molto sdoganata, ma qui è più importante che mai. Al personaggio di Ellie servivano a rafforzare l'affetto che già prima il videogiocatore aveva e a delineare meglio il contesto di rapporti dentro i quali lei si muoveva. Per Abby invece, sono proprio fondamentali. Il loro obiettivo è quello di farti empatizzare con lei, di non fartela vedere semplicemente come l'assassina di Joel. Ma questo è più l'obiettivo ideale, il quale viene sostituito da quello più pratico, che può essere riassunto in fartela tollerare. A farti empatizzare con lei, per fortuna, però concorrono molti altri elementi. Primo elemento, i rapporti, le persone con le quali Abby si circonda. Principalmente due più che altro. Abbiamo Danny, il quale, è solo uno stronzo, ma Abby la pensa pure così. Intendo, si è ucciso Danny. Fanculo Danny. Purtroppo Owen gli ha sparato prima di me. Ehi, Abby. Poi abbiamo Manny, che invece è un grande amico. Certo, vi dirò la verità, a me non è stato mai simpatico. Più che altro per quella frase. All'inferno, pendejo.
Tuttavia vediamo che lui è veramente un grande amico, farebbe qualsiasi cosa per Abby, che di fatto è considerata come una sorella. Poi abbiamo Nora, un'infermiera che, esattamente come Manny, è una grande amica, capace di sacrificarsi. Infine abbiamo i due più importanti personaggi della cerchia di Abby, Mel e Owen. Sono i più importanti perché sono quelli che vediamo di più e che più creano un senso di tenerezza nel videogiocatore. Da loro impariamo che all'interno di questa cerchia c'è fedeltà, o quasi, e comunque un amore profondo, sincero, nato anche dal dolore. Un amore che però non si ferma solo all'interno delle persone nella cerchia, ma va anche oltre. Loro due sono gli unici che in qualche modo mostrano una sorta di pentimento per ciò che hanno fatto a Joel. Mel in maniera più indiretta, mostrandosi spaventata da Abby per la crudeltà che ha mostrato. Owen invece nella maniera più diretta possibile. Sì, sono cresciuta. Dovresti provare. Ah sì? E come dovrei fare? Dovrei cercare chi ha ucciso la mia famiglia? Fermarli? Potrei torturarli fino ad ammazzarli. Questo dialogo lo ritengo importantissimo. È quello che mi ha sinceramente fatto piacere il personaggio di Owen. Quello che me l'ha fatto decretare come una persona intelligente, capace di vedere la verità oltre gli scudi emotivi di Abby. Tuttavia, Owen brilla su tutti gli altri, soprattutto per la sua natura, che oserei definire idealista. Lui crede nelle luci. Afferma di essersi perso quando si sono sciolte, quando è stato costretto a unirsi al VLF. Comprende che è stato proprio il VLF, tutta Seattle, a cambiarla, a farlo diventare un semplice soldato, e vuole rimediare a questi orrori andando a Santa Barbara, dove spera di trovare le nuove luci. Potremmo dire che si è perso nell'oscurità e ricordate. Se vedete nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. Trova impossibile non affezionarsi un po' al personaggio di Owen. In un certo senso completa quello di Abby e aiuta il giocatore ad affezionarsi anche a lei. E a tal proposito io ci sono riuscito. Sono riuscito ad affezionarmici, anche grazie ad altri 3 importanti motivi. Il primo è l'avventura. Quello che sto per dire è qualcosa in cui credo fermamente. Credo che ad Abby abbiano volontariamente e coscientemente dato le armi più cazzute del gioco. Lei ha il fucile d'assalto a colpo singolo a raffica, una pistola di precisione che ricorda la Diavolo di Joel, una doppietta con anche colpi incendiari, una balestra che ha meno problemi di range dell'arco di Ellie, le bombe tubo che sono praticamente delle granate e infine il lanciafiamme. Se Ellie col suo arco e col suo modo furtivo di agire era Predator, Abby con tutta la sua cazzutaggine, con tutti i suoi muscoli da spavento, è Schwarzenegger. È semplicemente divertente da usare. Magari non può vantare la stessa capacità furtiva di Ellie, alla quale comunque resto più legato, ma di certo non è noiosa. È scattante, forte, reattiva e potente. Ecco, l'aggettivo più adatto è potente. Questa potrà sembrare una cosa di poco conto, ma in realtà molto importante. Sono riusciti a darle un'identità ben costruita anche grazie al gameplay, dandole un modo di giocare il più unico possibile, dando di conseguenza un motivo in più al giocatore di continuare nel gioco. A questo suo modo di combattere però hanno anche associato alcune fra le più interessanti parti della storia, principalmente da un punto di vista visivo e di gameplay. Per esempio la nave diroccata, luogo di una interessante storia secondaria che si scopre trovando dei documenti, il viaggio fra i grattacieli, incredibile visivamente, oppure l'hotel in rovina che, ragazzi, solo 2 volte mi sono rifiutato di esplorare un'area in tutti e 2 i giochi. Una di queste era l'hotel del primo, The Last of Us, i cui stalker mi terrorizzarono a tal punto che decisi semplicemente di correre via. La seconda volta è stata invece nell'hotel del secondo. Vedere questo buco senza fine, questi shambler e bloater che vagavano in mezzo alle spore, gli stalker che si risvegliavano dalle pareti... Mi ha messo molta soggezione quest'area e la prima volta che ci sono stato mi sono rifiutato di esplorarla. Sono semplicemente andato avanti. Tuttavia, l'area più importante che si affronta con Abby è ovviamente l'ospedale. Ti creano questa grande aspettativa dicendoti che Dio solo sa cosa c'è là sotto. Scopri questa storia terrificante avvenuta i giorni del contagio, senti dei rumori, dei ruggiti da far tremare le membra e alla fine ti trovi davanti il re dei ratti. Ricordo che la mia reazione fu all'inizio
un po' delusa, perché pensavo ci fosse un animale infetto più che altro. Ma letteralmente un secondo dopo rimasi pietrificato, perché quell'obbrobrio era molto peggio di un animale infetto, molto più terrificante, grande e disgustoso. Ho provato un sincero terrore affrontandolo, ma anche un'adrenalina spaventosa, perché volevo sopravvivere, volevo ucciderlo. Trovo inoltre geniale la divisione di questa boss battle in più fasi. Prima devi affrontare il re dei ratti completo, poi la Metastalker si stacca e devi affrontare lui e la Metabloater insieme. Infine devi cacciare e uccidere la Metastalker. Affrontare questo boss è stato stupendo fino alla fine. Quando uccisi la Metabloater mi sentivo potente, ma ancora la mia adrenalina non era cessata perché sapevo che c'era ancora la Metastalker in giro. E nonostante non mi faceva per niente la stessa paura della Metabloater, comunque ero spaventato. Ero inquieto, ma anche desideroso di fare fuori quello stronzetto. Quando arrivò il jumpscare e infine riuscii a ucciderlo con la mia doppietta, mi sentii così bene. Ero riuscito a sopravvivere a quel mostro e, cosa anche più importante, ci ero riuscito insieme ad Abby. Insieme ad Abby è proprio la frase chiave. La sensazione che ho provato in quei momenti di sollievo è stata più o meno la stessa sensazione di quando sei con una persona e finite in una situazione allucinante e paradossale, dalla quale però alla fine si crea un po' un rapporto speciale. Là ti arriva questa frase in mente, nel cervello proprio. Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme. Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme, io e Abby, dal tradire il VLF all'affrontare viaggi improponibili, luoghi terrificanti, veri e propri mostri, io mi ci sono affezionato. Il secondo motivo per cui alla fine di tutto non odio Abby è Jerry. È veramente incredibile che per ricoprire il ruolo del padre di Abby abbiano scelto proprio lui. E anche molto importante, una vittima alla quale probabilmente nessuno di noi ha dato granché importanza. Prima era il medico che abbiamo ucciso per salvare Ellie, adesso è molto di più. Questo perché non era uno stronzo. Era un bravo padre, una brava persona e un bravo medico. Un medico che comunque non poteva rimanere indifferente di fronte all'omicidio di una ragazzina, ma che comunque era disposto a fare questo sacrificio per l'umanità. Ora so che è veramente una rottura, ma sono costretto a nominarla di nuovo. Ambiguità. È importante che un personaggio abbia una qualche percentuale di ambiguità, una giusta dose di incongruenze che rende il risultato finale più umano e complesso. Jerry, seppur in poco tempo, ci mostra questa ambiguità. Lui è combattuto, può salvare l'intera umanità, ma per farlo deve sacrificare una ragazzina, la nostra Ellie. E qui entra in gioco Abby, pronta a supportare suo padre. Ma Jerry scompare. Per colpa nostra. Impariamo quindi che in fondo Ellie e Abby hanno un grande legame, un legame di dolore, di perdite simili. Entrambe hanno perso un padre ed entrambe hanno camminato lungo quel corridoio. Ellie lì ha scoperto che il suo destino le è stato rubato da sotto gli occhi. Abby in realtà la stessa cosa. Dopo la morte di Jerry, l'unico in grado di sviluppare un vaccino contro il Cordyceps, dopo lo scioglimento delle luci, Abby si unisce al VLF. Ed esattamente come Owen si perde, diventa un semplice soldato. E questo suo cambiamento le fa perdere proprio il rapporto con Owen. In mente ormai ha solo la vendetta, l'unica cosa probabilmente a farla sentire viva. E la brutalità, la determinazione con le quali segue questo obiettivo la fa allontanare ancora di più da Owen. Per far sì che Abby cambi ci vuole qualcosa di più forte. Il terzo motivo per cui alla fine mi sono affezionato ad Abby. Lev. Lev è indiscutibilmente il personaggio più importante nella storia di Abby. Dopotutto è proprio la sua chiave di volta, il personaggio che la fa evolvere, che in fin dei conti la anima, la smuove dallo stato iniziale di torpore emotivo in cui la troviamo. Lev, o meglio Lily, è all'inizio una ragazzina che suo malgrado si ritrova in una società estremamente chiusa, che non comprende le sue esigenze, una società alla quale però appartiene, la cui cultura è anche la sua cultura. Una volta diventato Lev, una volta oltrepassato il punto di sopportazione, direi, è protetto da Yara, sua sorella, che farebbe letteralmente tutto per lui. Le circostanze però lo fanno scontrare con una persona diversa sotto ogni aspetto da lui, una persona proveniente da un mondo quasi opposto, la quale però ha un passato segnato da una terribile perdita, che le fa sviluppare un profondo bisogno di proteggere qualcuno. I due diventano amici, e piano piano anche di più. Abby è quasi materna nei confronti di Lev, e a tal proposito vorrei fare i complimenti al doppiaggio italiano.
La doppiatrice ha dato ad Abby un vero e proprio tono materno quando parla con Lev, un tono che ho notato essere diverso da qualsiasi suo altro tono assunto con gli altri personaggi. Ti fa proprio capire quanto sia speciale il loro rapporto. Non ho potuto fare altro che emozionarmi di fronte a questi due. Si era proprio insinuata questa sensazione di nostalgia, di serenità intrinseca la cui origine non sono riuscito bene a identificare nel mio primo New Game. Dopo però un po' di elaborazione devo dire che sì, sono riuscito a capire perché ho provato questa sensazione, ma ci ritornerò dopo. Per ora andiamo avanti con la storia. Yara muore. Owen e Mel muoiono. Ormai Abby e Lev sono rimasti soli, ma insieme, uniti più che mai dalle loro perdite. Tuttavia Abby prova un'ira totalmente comprensibile dopo tutto, che la porta al teatro. A questo punto ero confusissimo, provavo un'incredibile confusione dentro di me, non volevo di certo che si ammazzassero a vicenda, ancor meno volevo che Ellie morisse per mano di Abby. La cosa più terrificante di questa parte è che sei tu, videogiocatore, a muoverla. Sei tu, indirettamente, che uccidi Jessie. E sei tu che affronti Ellie. È stato brutto affrontarla, ma non in una brutta maniera, è stato più che altro strano. La frase che mi venne in mente fu: dai Ellie, non rendermi le cose ancora più difficili. Perché sì, era difficile. Era difficile combattere con l'intento di uccidere un personaggio che ha imparato ad amare e comprendere. Devo dire che però dentro di me c'era anche un certo orgoglio per Ellie. È stato fighissimo vederla craftare le sue armi, come è stato fighissimo vederla molto più guardinga di qualsiasi altro nemico mai affrontato. La prima volta è stato quasi come affrontare un altro giocatore, sono morto tante volte. Vedere Abby uccisa da Ellie così tante volte è stato in qualche modo soddisfacente, e questa soddisfazione insieme alla sfida di questa sorta di boss battle mi hanno aiutato a andare avanti, mi hanno aiutato ad affrontare e infine a vincere la battaglia. Nei momenti successivi ero tesissimo, preoccupato perché sentivo di essere vicino alla fine del gioco e se tale fine fosse stata la morte di Ellie sarei stato molto deluso. Per fortuna però non finisce così. Dina, incinta e malata, entra in scena e cerca di aiutare Ellie, ma non può nulla. Quando Abby è sul punto di ucciderla, Ellie le dice che è incinta. Ma questo sembra spronarla ancora di più perché ovviamente collega la situazione a Mel. Ma a quel punto interviene Lev, che riesce a frenare l'ira di Abby. Lui è in grado in qualche modo di riportare la versione migliore di lei. E questo è fondamentale, perché così Dina non viene uccisa ed Abby, in uno scatto di misericordia, decide di risparmiare pure Ellie. A quel punto mi sentii talmente scosso da non saper nemmeno cosa pensare. Finisce così? Il gioco finisce veramente così? No, non è stato ancora consegnato il vero messaggio. Vediamo Abby e Lev a Santa Barbara, che si comportano proprio come madre e figlio. Sono andati là quasi come eredi del sogno di Owen, in cerca delle luci, e le trovano. Vi dirò, non sono mai stato un grande fan delle luci e non mi considero un idealista, ma quel momento è stato emozionante. Là si vede quanto Abby si possa sentire viva combattendo per una causa in cui crede, la causa di suo padre, la causa di Owen. Tuttavia vengono catturati dalle serpi e ritorniamo da Ellie. È stato così bello ritornare nei suoi occhi, nella sua storia. È stato bellissimo anche vederla in pace con Dina e JJ. Queste scene così spensierate mi hanno fatto quasi credere che fosse la fine, ma come ben vediamo Ellie continua a vedere Joel, continua a pensarci, non può non farlo. Si sente in un certo qual modo azzoppata, incapace di vivere una vita normale, ma Tommy, seppur indirettamente, l'aiuta. Lui scopre infatti dove si trova Abby e incita Ellie ad andare, visto che lui è impossibilitato dato il suo occhio. In tutto questo vorrei sottolineare che alla fine Tommy fa una figura abbastanza di merda. Questa è l'ultima volta che lo vediamo e ci viene presentato burbero, rancoroso, il desiderio di vendetta l'ha consumato, facendogli anche perdere il rapporto con Maria. Tuttavia io non posso che essergli grato. Se si fosse arreso, Ellie non avrebbe mai potuto chiudere il capitolo di questa storia. Decide di andare, perdendo Dina. Finora non ho granché parlato di lei né del suo ruolo, ma non è che non l'abbia fatto perché non è importante, anzi tutt'altro. Rappresenta ovviamente il futuro di Ellie ed è un po' il suo angelo protettore, capace di sostenerla e consolarla in qualsiasi momento.
La sua presenza è fondamentale per capire quanto Ellie stia esattamente sacrificando in nome della sua vendetta. Nonostante lei ami Dina, JJ e la vita che conducono insieme, non può andare avanti in quel modo. Non può lasciare che tutto scorra via, nonostante Dina le dica: Questa volta non ce la faccio. lei va e ci spostiamo così a Santa Barbara. Quest'ultima parte è breve, ma si pone in netto contrasto con tutto il resto del gioco. Seattle era umida, continuamente in tempesta. Santa Barbara invece è calda, secca, soffocante direi. C'è quasi una sorta di anticlimax, dove i sentimenti di rabbia e vendetta sono al massimo all'inizio, ma vanno via via scemando, arrivando infine ad un picco di sopportazione, dove sia i personaggi che anche il giocatore si sentono stanchi. In me era più viva che mai la frase "torna indietro", ma Ellie non torna indietro. Va avanti, a fatica, si ferisce perfino, ma questo non la ferma. Mano a mano si nota anche questo climax parallelo. Più va avanti il gioco, più diventa straziante continuare, ma in una buona maniera. Questa sensazione di fatica è il suo picco a Santa Barbara, la sera, con Ellie che si trascina verso i pali e la trova. Trova Abby. È ormai deperita, letteralmente non si riconosce più. Nel mio primo New Game ci ho messo un po' a trovarla, tanto l'ho trovata irriconoscibile. In ogni caso Ellie la libera, ma quello che succede dopo ha dell'incredibile. L'ultima volta che le due si erano viste, Abby l'aveva avvertita di non farsi rivedere mai più. L'Abby di allora si sarebbe infuriata solo vedendola, o quantomeno in quella situazione si sarebbe preoccupata della sua stessa sopravvivenza. Tuttavia adesso è cambiata, e in quel momento il suo primo pensiero non va a se stessa, ma a Lev. È lui il suo primo pensiero, e guardando Ellie spera solo che le dia la possibilità di liberarlo, di portarlo al sicuro. Una volta alle barche, lei non vuole combattere, ma viene costretta. Incomincia così il più triste combattimento che abbia mai affrontato in un videogioco. Mi dispiace ripetermi, ma per questo combattimento non trovo aggettivo migliore di straziante. Mi sono sentito straziato, ogni volta che premevo quadrato mi veniva un tuffo al cuore. Il volto sofferente di Abby, Ellie che rivede in lei Joel. Nessun videogioco mi ha fatto sentire in questo modo. Ci sono stati film, libri, dipinti, videogiochi stessi che mi hanno fatto provare emozioni forti, emozioni che non scorderò mai, emozioni che mi hanno quasi strappato lacrime, sia di gioia che di dolore, ma mai un'opera d'arte mi ha fatto provare il tipo di emozioni che quella scena mi ha fatto provare. Tutta la tensione che avevo accumulato durante il gioco si stava sciogliendo violentemente. Ci sono storie che mano a mano creano delle matasse, un groviglio di fili di rapporti e pensieri che viene sciolto delicatamente alla fine, ma quello è stato come sciogliere la matassa strappando i fili a mani nude, un'azione violenta, durante la quale non hai nemmeno il tempo di elaborare tutti i pensieri, tutta l'estrema confusione di emozioni e affetti che il gioco fino a quel momento aveva fatto maturare in te. Poi però le mani allentano la presa e la matassa viene lasciata a sciogliersi da sola. Ellie, ormai divorata dal dolore, lascia andare via Abby, che non esita a riunirsi a Lev, allontanandosi dalla baia. È stato così liberatorio vederla andarsene. È stato liberatorio vedere Ellie astenersi da quell'atto, vederla abbandonare la vendetta, vederla lasciare andare via Joel. Prima di passare alle scene finali e alla conclusione del video vorrei concentrarmi su quello che considero un dettaglio cruciale. Forse sarò stato l'unico ad aver fatto questa associazione, ma ricordate quella scena in The Last of Us 1 dove Joel stava per essere affogato? Era appena uscito da quell'inferno che erano i sotterranei dell'hotel dopo essersi separato da Ellie. Una volta ritornati ai piani superiori viene colto di sorpresa da un cacciatore, che quasi lo affoga in una pozza d'acqua vicina. Joel sarebbe morto se non fosse stato per Ellie, che riesce a sparare al cacciatore. Ripeto, forse sono stato l'unico a fare questa associazione di idee, ma non ho potuto fare a meno di sentire di aver già visto questa scena, semplicemente da un punto di vista diverso. Prima l'abbiamo vissuta dal punto di vista della vittima, adesso da quello dell'aggressore. Prima c'era Ellie accanto ai due, adesso c'è Lev, svenuto sulla barca. Le similitudini sono innegabili e mi piace pensare che anche Ellie abbia pensato di aver già vissuto quella scena. Guardando Abby e Lev avrà pensato: tutto questo l'ho già visto. Questo semplice concetto è anche, secondo la mia modesta opinione, la chiave per comprendere Abby. Poco fa dissi di lei è un personaggio che già conosciamo.
Ho anche parlato di quella sorta di sensazione nostalgica, di sottile affetto intrinseco che in qualche modo frenava la mia rabbia nei suoi confronti. Mi ci è voluto un po' per capirlo e confermarlo bene, ma Abby è un personaggio che già conosciamo perché abbiamo già imparato a conoscere Joel. Le associazioni fra le loro due storie sono in realtà palesi. Entrambi sono dei sopravvissuti, entrambi hanno sofferto una perdita enorme. Per colpa delle circostanze si sono entrambi ritrovati a dover viaggiare con un ragazzino, verso il quale, date le loro passate perdite, sviluppano un vero e proprio desiderio di protezione. Se vogliamo spingerci ancora più in fondo, tutti e due si sono ritrovati a fare qualcosa in cui non credono, e i due hanno avuto due importantissimi amici che, una volta morti, hanno trasmesso a loro i propri sogni e le proprie speranze. I caratteri dei due sono anche per qualche aspetto simili, entrambi pragmatici, burberi, molto ripiegati su se stessi, ma entrambi genitoriali con quella persona che diviene praticamente loro figlio. Il dettaglio finale però l'ho avuto dal gameplay. Il modo in cui Abby combatte è più simile a quello di Joel di quanto lo sia quello di Ellie. Sia Abby che Joel sono praticamente dei soldati pesanti con granate, lanciafiamme e doppiette. Non voglio farvi passare però l'idea che loro due siano uguali, perché non lo sono, né lo sono le loro storie, e questa è assolutamente una cosa incredibile. Sono riusciti a creare un'associazione bellissima, un legame palese, creando comunque una storia con una identità ben precisa e distinta. Lev non è una copia di Ellie, così come Owen non lo è di Tess, eppure i legami ci sono. Sono elementi diversi, ma il messaggio di fondo è molto similare. E tutto questo ragionamento è anche molto importante per capire che, alla fine, Ellie è il vero protagonista di The Last of Us Parte 2. Per quanto Abby sia ovviamente un coprotagonista e il tempo in cui giochiamo con lei sia quasi metà del gioco, comunque la sua storia si rivela come funzionale per quella di Ellie e per il messaggio che alla fine vuole dare. Noi vediamo con Abby uno schema che abbiamo già visto ed è quello che nota anche Ellie. È per questo motivo che la lascia andare. Per questo motivo spezza questa sorta di ciclo di perdite e vendette. Jerry minaccia la vita di Ellie. Joel uccide Jerry. Abby uccide Joel. Ellie vuole uccidere Abby. Nonostante lei non conosca ovviamente tutti i dettagli della storia, comunque in Abby e Lev rivede qualcosa di familiare e decide di superare le sue perdite e spezzare questo ciclo. Questo è il messaggio di The Last of Us Parte 2 e ci viene consegnato da Ellie. Per questo è il vero protagonista. Dopotutto, il gioco comincia con lei e finisce con lei. Le scene finali. Queste scene sono problematiche. Dal combattimento con Abby, Ellie ne esce senza due dita e decide di ritornare alla fattoria. Dina non c'è, è tutto in rovina. L'unica cosa di valore rimasta è la chitarra, che Ellie prova a suonare. Prova a suonare proprio Future Days, la canzone che le suonò Joel tutti quegli anni addietro. Ma non ci riesce, non del tutto. Quando ci prova, ricorda quella serata, la sera del bacio con Dina, che è anche stata l'ultima sera di Joel. Di fatto, sono gli ultimi momenti che lui ed Ellie passano insieme, e sono stranamente amari. A questo punto vi ricordo che lei sapeva di ciò che aveva fatto Joel, e il loro rapporto in quel momento era già incrinato. Lui continua ad essere protettivo nei suoi confronti, ma lei è seriamente stanca di questo suo atteggiamento. Lo stesso atteggiamento che lo indusse a portarla via dall'ospedale. Le ultime parole che Ellie rivolge a Joel sono queste. Sì. È che... non credo che potrò mai perdonarti. Ma mi piacerebbe provarci. Ci spero. Ok. Ci si vede in giro. Certo. Alla fine quella chitarra viene lasciata là, abbandonata. Che finale amaro. Quello che mostra in fin dei conti, senza alcun tipo di filtro, è che Joel è morto,
che il suo ultimo dialogo con Ellie è stato triste, che Ellie ha perso 2 dita e soprattutto che ha perso Dina, l'unica famiglia che le era rimasta. La prima volta non fui sicuro se mi fosse piaciuto o meno. Mi aveva lasciato solo una brutta sensazione di amarezza. Per molto tempo ho anche pensato che avrebbero potuto mettere una classica scena sulla tomba di Joel, giusto per dare una più serena conclusione al tutto. Ma adesso sono arrivato alla conclusione che questo finale è sì amaro, ma più si notano dei piccoli dettagli, più si leggono i simboli e i non detti, più il tutto diventa meno amaro, più digeribile. Basta solo dire a me piace pensare. Per esempio, a me piace pensare che Abby e Lev siano riusciti ad andare dalle luci. Mi piace pensare che adesso siano sereni. Mi piace pensare che Tommy sia riuscita a mettersi il cuore in pace. Mi piace pensare che Ellie sia riuscita nel profondo del suo cuore a perdonare Joel. E soprattutto mi piace pensare che sia tornata da Dina a Jackson. Questa mia ingenuità però non è basata esattamente sul nulla. Dina nel corso della storia regala un braccialetto a Ellie, un braccialetto che però non le vediamo indossare a Santa Barbara. Risulta strano pensare che se lo tiene nello zaino. Perché lo dovrebbe fare dopo tutto? Perché non dovrebbe indossarlo? Ebbene, quando ritorniamo alla fattoria, il braccialetto c'è. Non se lo prende dalla casa mentre la esploriamo, quando arriva è già al suo braccio. Non è ovviamente una prova innegabile, ma di certo rende più reale quel mi piace pensare che Ellie sia tornata da Dina Jackson. È un piccolissimo ma importantissimo dettaglio che mi ha veramente messo il cuore un po' in pace per quanto riguarda il destino di Ellie. Il destino di una ragazza che ha avuto tanto, tantissimo, ma che ha perso ugualmente tanto. Una ragazza che ha perso un padre che la amava a tal punto da fare l'impossibile per lei. Un padre che avrebbe voluto perdonare prima che fosse troppo tardi. Un padre la cui scomparsa l'ha portata ad un numero imbarazzantemente grande di sofferenze e ulteriori perdite. Questa ragazza però è riuscita ad andare avanti, è riuscita a riconoscere quello stesso rapporto, quello stesso amore che aveva perso. Non poteva sradicare tutto questo come se fosse nulla, non ce l'ha fatta. Ed è stata la scelta giusta. È riuscita a superare il suo dolore, è riuscita a lasciare il passato alle spalle. Wow, è stato un lungo viaggio. È stato emozionante fare questo video, ma vorrei prendermi un attimo per parlare di una cosa. Questo gioco a molti non è piaciuto e come ho già detto ne comprendo i motivi. Affezionarsi a Abby non è facile, la storia non è facile da seguire per molte persone e va bene così. Tuttavia non è l'unico difetto che si può trovare. Adesso vi dirò i principali 2 difetti che ho notato. Uno, gli Shambler, non tanto loro in particolare, ma il fatto che non sono granché legittimati a livello di lore. Più fattori ti fanno credere che sia una variante di infetti di Seattle, formatasi a causa del clima umido. È un dettaglio come il VLF o i Serafiti che veramente impreziosiscono il mondo di gioco. Ma poi li trovi a Santa Barbara, che in quanto a condizioni climatiche è ovviamente completamente all'opposto. Non ha senso che si trovino là e mi ha stonato così tanto. Più che altro perché la lore, il mondo di The Last of Us, è descritto solo il giusto ed è importante che presenti una certa coerenza. Una coerenza che a Santa Barbara subisce un po' un colpo. Il secondo difetto che ho notato è che dura veramente tanto. 33 ore. 33 ore è la durata media. Quasi il doppio della durata media del primo The Last of Us. Non è tanto un problema di durata della storia quanto dei livelli, secondo me. Il gameplay, il sistema di combattimento e di sopravvivenza sono sì coinvolgenti e molto belli da vedere, ma reggono appena una durata di 33 ore o più a partita. Se questo gioco fosse durato giusto qualche ora meno, sulle, 28, magari tagliando certe parti dei livelli, sarebbe risultato sicuramente meno stancante. Ora, come nota finale vorrei dirvi qualcosa legato proprio alla mia esperienza. The Last of Us 2 mi arrivò il 17 giugno 2020. Il mio esame di maturità si è svolto il 21 giugno 2020. Il primo The Last of Us l'ho giocato ai miei 12 anni, il secondo ai miei 18, al mio passaggio dal liceo all'università. Per questo e per mille altri motivi che spero in un modo o nell'altro di avervi fatto intendere, la saga di The Last of Us, le sue storie struggenti e i suoi stupendi personaggi le tengo e le terrò per sempre vicino al mio cuore. Grazie per aver visto il video.